Ben ritrovati a tutti, è mercoledì 23 novembre, secondo obbligo di riscatto di questa settimana, secondo obbligo di riscatto di questa sessione invernale, ed è veramente inverno perché qui a Milano, caro Henry, è arrivato veramente il freddo e quindi può partire la sessione invernale di calciomercato, se no altrimenti non si può. Ciao Enrico Boiani. Ciao, credo lo sappia anche la mia laringe, faringe, trachea, non lo so, per la tosse che mi è venuta ieri e quindi penso che l'inverno sia arrivato e diciamo che la mia Winter voce is ne aiuti coming. un po'. Caro Enrico Boiani, oggi ci siamo svegliati con una piccola grande conferma, ovvero in realtà ci siamo addormentati con un'altra super conferma, cioè che Teo Hernandez e Olivier Giroud, più ci riteniamo stretti, meglio è, ma ne parliamo dopo. Ci siamo svegliati con un'altra certezza, o meglio, un altro titolo oggi. Aouar Mh, già a gennaio. mh, Oggi Gazzetta dello Sport, ve la faccio vedere subito così eliminiamo i nostri faccioni per qualche secondo. In prima pagina mostra ciò, ci sono un po' di deliri mondiali perché comunque Messi brutto tonfo, CR7 che ieri rescinde, insomma è successo un po' di tutto ieri. E invece in taglio, di qua, e invece in taglio alto, eccolo qua, Milan, Aouar allo sprint, sono pronti 8 milioni. mh. E poi guarda, in taglio basso ne parliamo dopo. C'è Olivier. Pagina interna, quindi. Eccolo qua. Aouar, tutto e subito, pronti 8 milioni, si gioca di anticipo per bruciare i rivali. Il centrocampista in scadenza con Lione, i rossoneri vogliono prenderlo a gennaio, può farli posto ad lì. In partenza, in prestito. Il giocatore non rinnoverà, il progetto tecnico di Pioli è l'ideale per decollare. Poi non ho letto, diciamo così, il titolo in alto che apre il pezzo perché ne parliamo dopo di quel sprint in mediana. Prima concentriamoci su Aouar a tutto tondo. Henry, bruceresti i rivali per Aouar? Mhmm, Aspetta. è un giocatore che a me piace molto. Sì. Poi non è magari è un po' incalando rispetto a qualche stagione fa, rispetto anche Mm. solo al 2020 dove ha giocato credo la sua miglior stagione. Ultimamente non ha, diciamo, ripetuto quelle prove lì, però è sicuramente ancora molto giovane, ha le caratteristiche per fare bene nel Milan per quanto mi riguarda, sia per giocare come mezzala a 3, sia per quanto mi riguarda per giocare lì in quel posto della tre quarti che noi intendiamo in maniera diversa rispetto ad altre tre quarti e quindi io credo che sia un ottimo giocatore e soprattutto un giocatore, perdonatemi il termine, funzionale, cioè No! che ha del senso, ecco. Ha senso spendere 8 milioni per averlo a gennaio e evitare che arrivino altri, soprattutto che qualcuno gli faccia un contratto più importante a giugno quando va in scadenza? Per quanto mi riguarda sì, Ha senso, ha senso. ha molto senso e poi staremo a vedere cosa accadrà, però per 8 milioni io lo farei, ecco. Se vuoi la mia opinione, anch'io lo farei a 8 milioni, anche perché altrimenti un giocatore del genere se va a scadenza tra gennaio e febbraio, poi è probabile che un contratto da 4-5 in Premier magari lo riesca anche a strappare. Arriva il West Ham di turno. Esattamente. Se lo vuoi subito, 8 milioni per anticipare tutti e pagarti in pratica i 6 mesi di Aouar già da gennaio. Commentiamo anche là in alto, sprint in mediana, così ci togliamo un attimo e torniamo. Opla. Sprint in mediana, ma allora io non posso pensare che insomma, non si sappia che Aouar il mediano alla Benasser o alla Tonali, difficile che riesca a farlo, Mh. come non riesce a farlo Adli, e tant'è che non ci va a giocare, come a volte fa fatica un po' Krunic, come lo stesso Vranks ogni tanto è stato messo lì, ma ogni tanto è stato messo anche un po' più su. Insomma, non mi sembra a me la zona di campo nel nostro 4-2-3-1 più adatta a lui. Voglio andare oltre, Henry. Se la soffiata, diciamo così, se l'informazione di Gazzetta dello Sport invece è corretta, Mh. non è che in realtà si sta virando realmente verso un 4-3-3, quindi con una posizione in più in mediana, quindi
diciamo così, la soffiata è giusta, che possa andare a giocare a centrocampo, non a 2, perché a 2 non ce la fa. Però potrebbe essere corretta, quindi un Milan che diventa un po' più 4-3-3 stabile, con un vertice basso, con due mezzali, con le mezzali che a quel punto possono essere tanti. Può essere Aouar, può essere Krunic, può essere Vranks, può essere lo stesso Tonali, Può essere può essere Chiesa. Salmacher, Povega, insomma, un po' più 4-3-3. Allora, può benissimo essere, anche perché il 4-3-3 quest'anno col Milan l'abbiamo visto in alcune occasioni, quindi può benissimo essere. Quello che però mi viene da pensare è che davanti poi devi un pochino ricalibrare tutto quanto, e B, che cioè, ci sarebbe una mancanza Mm. a quel punto, e che probabilmente c'è già ora, e c'è già stata per tutto questo tempo, però ci sarebbe una mancanza, che è quella del vice Benasser. Sì, può farlo Tonali alla bisogna, però non ce l'hai il vertice basso, quindi non lo so, ecco. A me andrebbe bene comunque. Quello che io intendo quando dico Aouar mediano ha poco senso è che, se intendiamo il 4-2-3-1 di Pioli, ha molto più senso schierarlo in tre quarti piuttosto che nei due. Ecco, se intendiamo 4-2-3-1. Se invece è 4-3-3, allora sì, farà la mezzala. Cambiamo argomento, Henry, visto che siamo già a metà della trasmissione, abbiamo ancora due temi di cui trattare. Andiamo a parlare delle porte, le famose ormai celebri porte girevoli in casa Milan. Trovano sempre più conferme le indiscrezioni che parlano di un avvicendamento dietro Mike Maignan, ovvero nella posizione di vice Mike c'è Marco Sportiello. Marco Sportiello che anche lui va in scadenza 2023, sempre Gazzetta dello Sport. Sportiello vice Maignan, c'è il CD Pioli che lo ha già allenato alla Fiorentina e in estate si riuniranno. Mi sembra, passami il termine, facile come tipo di operazione, cioè Sì, saluti un giocatore che ha fatto la sua onesta parte nel Milan degli ultimi anni, ma a 37 anni in febbraio accogli un italiano che va bene per le liste, giovane e che il tuo allenatore conosce già. Mi sembra, diciamo così, che tutti i pezzi del puzzle possano incastrarsi. sì, credo sia abbastanza facile come questione. Penso che sia anche abbastanza sensato, anche qui, che prendi un portiere che ti va a fare il secondo di 30 anni, quindi non Mm. 35, che nelle ultime 2-3 stagioni comunque, anche se era già secondo portiere, comunque qualche partita l'ha giocata, un po' alla Tatarusano se vogliamo, no? Che Cioè, ha, era il secondo portiere del Milan, però per gli infortuni di Mike comunque le sue partite negli ultimi 2 anni le ha giocate. E prendere un giocatore simile, buono per le liste da vivaio italiano, di 30 anni, Pioli lo conosce, entrambi vanno in scadenza, direi che è abbastanza facile, ma soprattutto è sensata come operazione. Ecco. assolutamente. Harry, prima dell'ultimo argomento, ovvero Olivier Giroud, sai come prenderemo al mercato? Con la Con la Montina. Montina. La Montina, per un brindisi di grande gusto, la Montina è presente in due versioni, da 1,5 litri, ovvero la Magnum, quella che vedete sempre sul nostro bancone in studio, oppure da 0,75. La potete trovare sulla Montina, il sito, oppure andando in tutti i supermercati, la potete trovare praticamente molto molto facilmente. Tra poco, tra l'altro, arriva Natale, arriva il Capodanno, arriva il mercato, magari c'è da brindare a qualche colpo, speriamo, magari prenderemo a Ah, War, wow. caro Enrico Boiani, con la Montina la trovate in una versione che celebra lo scudetto numero 19 del Milan e quindi tra poco sarà edizione limitata. Speriamo. Caro Henry, io chiuderei con lui, con Oli G, che anche ieri ha detto: guardate che tanto giovane non sono più, ma io i gol li so fare, tanto che è arrivato al trono di Thierry Henry, quindi Miglior miglior marcatore marcatore. di sempre della nazionale francese. Sì, tra Ecco qua, l'altro Giroud in credo capo al mondo. un Parlo io. record che è destinato, abbastanza destinato a Sì, polverizzarsi. probabile, però.
c'è quello che ha segnato ieri di testa che per me lo polverizzerà quel record lì. Però c'è da dire una cosa, c'è da dire che erano tanto preoccupati in Francia per la debacle di Benzema, erano preoccupati anche ieri quando Lucas Hernandez è uscito dolorante per il problema al ginocchio e i nostri invece hanno detto: fermi, ci siamo noi. Il 22 che correva sulla fascia, che ha fatto un assist, ma ha messo qualcosa come Ieri credo che abbia fatto più cross di tutto 15, il girone 15 palle d'andata. dentro l'area di rigore tra la rovesciata di Giroud, tiri usciti di niente, eccetera. E poi Olivier Giroud che ha segnato prima il primo gol abbastanza facile, l'incursione di Rabiot che la mette in mezzo, e poi un bel gol di testa sul cross di Mbappé. Guarda, cosa ti dico? Di tutte le nazionali che abbiamo visto finora, ne mancano di importanti, perché manca il Portogallo, la Germania, la Spagna. Di tutte, però quelle che abbiamo visto fino adesso, la Francia mi ha dato proprio la sensazione che se vuol far 9 gol in una partita li fa. Cioè, ha Che se gira proprio la chiave va. Sì. esatto, cioè se spingono l'acceleratore col piede vanno proprio dritti, cioè hanno troppi giocatori troppo forti, cioè non è normale una cosa del genere. Molti ne sono rimasti a casa, tra l'altro, molti sono indisponibili per infortunio, quindi io credo che ad oggi sia veramente, cioè, a me ha fatto impressione ieri, non pensavo vincessero con questa facilità, anche dopo essere andati in svantaggio. Però quando Mbappé parte e corre, quando Teo parte e corre, Tchouaméni su tutti i palloni, i centrali che anticipano la qualunque, Dembélé che se decide di essere un calciatore, pure lui fortissimo, Giroud che fa gol, cosa vuoi di più? Olivier Giroud che tra un mesetto, poco più, potrà firmare per un'altra squadra. No, scherzi a parte. In realtà è vero, però non ci dovrebbero essere grandi problemi per il prolungamento di Oli che si trova molto molto bene qua al Milan e a Milano in tutti i sensi, e quindi direi che non ci sono assoluti problemi per il suo rinnovo, anzi noi dovremmo prolungare il suo contratto proprio perché abbiamo notato è ancora super mega decisivo, ma non serviva nemmeno la partita di ieri, bastava guardare i 3 mesi dell'inizio di questa stagione. Harry, grazie, noi ci ritroviamo direttamente tra poco sull'altra piattaforma per Chiama Milan alle 11, poi alle 13 c'è Lunch, alle 16 c'è il Talk, alle 19:10 Filo Rossonero. Cosa Sì, scriviamo? mi raccomando, vabbè, scrivete Oli G nei Beh, commenti. Sì, da oggi ci Oli sta, G, ci sta. perché ha fatto il record. Nei commenti, se avete visto fino in fondo, lasciate un mi piace, scriveteci nei commenti se vorreste Aouar già da gennaio. Io ti ricordo che a breve tu, quando chiudi il video, devi fare Mi ricordo. Saluti.